i migliori siti di intelligenza artificiale che ti permettono in maniera completamente gratuita di fare delle cose pazzesche, pazzesche. Quindi mi raccomando, segui il video fino alla fine perché ti faccio vedere un sacco di siti gratuiti. Poi ovviamente questi siti, se uno vuole, può anche fare la sottoscrizione a pagamento, lì dipende da voi che esigenze avete. Ma adesso vi insegnerò a fare delle cose incredibili. Quindi mi raccomando, seguite il video fino alla fine, iscrivetevi al canale per supportarmi, un bel like, un bel commentino, ma andiamo subito a vedere questi siti. Allora, andiamo con ordine. Allora, anzitutto, eccoci qua. Mettiamoci qui, oh, eccolo lì. Vi faccio vedere. Allora, un sito che vi voglio segnalare è runwayml, ok? .com. Questo sito permette di fare tantissime cose, ma voglio farvi vedere una cosa interessante che è da provare, che è Gen 2, questo qui. Facendo clic su Gen 2 venite rimandati al prompt, ok? Qui potete andare a caricare un'immagine che volete animare. Cosa voglio dire? Facciamo un esempio, no? Adesso io ci clicco, upload file, vado a prendere un'immagine che ho creato precedentemente. Ho fatto tra l'altro un sacco di video dove spiego per esempio come creare una fake influencer con questa per esempio l'ho creata io con Focus, ok? Vedete? Questa l'ho creata con Focus semplicemente andando a dargli un prompt di comandi in inglese. Se non siete capaci a scriverlo in inglese, andate su ChatGPT e ve lo fate tradurre in inglese. A quel punto lì gli ho detto, però siccome avevo già generato una influencer così, vedete, gli ho detto utilizza in input questa immagine e mettendo advanced gli ho detto di usare il face swap per mantenere la sua faccia. Poi ho selezionato il formato 7 quarti e lui me ne ha generate due, come vedete, ok? Anzi, salviamoci anche questa. Questa è pazzesca, guarda, questa sembra davvero, sembra vera. Ok, dopodiché ho importato la mia immagine, ok? L'ho importata all'interno di qua. Poi cosa bisogna fare? Bisogna andare qui in Motion Brush e vi consiglio di selezionare tutta l'area che vogliamo animare in questa maniera qua, molto semplice, un po' come posso dire alla grezza, e quello che dovrete fare anche è colorarla, ok? A quel punto potete anche fargli fare l'autodetect area che c'è qui, vedete, però consiglio mio se volete ottenere un buon risultato vi conviene andare a eh, selezionarla in questa maniera, ok? Poi ovviamente si può aumentare o diminuire la dimensione diciamo, del puntatore di selezione, ma diciamo che questa maniera. Poi a questo punto gli possiamo andare a dire il disturbo ambientale, la prossimità, ok? Lo spostamento orizzontale, lo spostamento verticale e date generate. Vi fa 4 secondi. Adesso io ho lanciato già perché ci mette un pochino e vi permette di ottenere diverse tipologie di risultato. Ve ne faccio vedere uno, vediamo un po' intanto qua, ve ne faccio vedere uno che ho realizzato proprio ieri con questa tecnologia, utilizzando il formato quello scala 1 a 1. Vedete, questa è la mia immagine, gli do play. Ok, adesso è durato solo pochi secondi. Ovviamente poi si può andare a dire, avendo selezionato il frame di interesse, di estenderlo di 4 secondi. Basta fare ok, e quindi lui ti estende di ulteriori 4 secondi. Adesso qua ne ho fatto uno che non mi è rimasto molto bene, vi faccio vedere, perché gli ho dato io un valore di input sballato. Vedete, adesso lui ha fatto questa cosa qui, però per intenderci, lavorandoci sopra si possono fare un sacco di cose. Quindi ecco lì che eh, è possibile veramente andare a fare delle cose, ma anche delle vostre vecchie foto, per esempio, no? Quindi questo è un tool molto 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 comodo e pazzesco, no? Quindi quello che vi consiglio sicuramente se siete interessati, pardon, a
utilizzare l'intelligenza artificiale anche in ambito business per lavorarci, questo sicuramente è da fare. Allora, un altro tool che vi consiglio di andare a vedere, un altro sito, è Agen. Agen permette, per esempio, tra le varie sue funzionalità, di, a parte utilizzare avatar e quant'altro, di poter anche tradurre i vostri video con la vostra voce. Vediamo un attimino, cioè se andiamo in, questo è Agen, ok, una volta che vi siete loggati, se voi fate video translation, got it, ok, adesso vediamo di create new, ecco qua ne avevo fatta una tempo fa, dove avevo caricato uno spezzone di un mio video, tra l'altro fatto credo forse con un mio avatar, perché mi ero creato un avatar, perché voi potete con questo portale anche creare il vostro avatar, cioè siete voi che però non siete, e potete creare video con questo avatar, perché potete dargli l'input del testo e il vostro avatar, che siete voi, con la vostra voce parlerà e poi potrete decidere anche di farlo parlare nelle lingue che volete. Ora andiamo a vedere il discorso della Create New Translation. Uno ci carica il video, ok, selezionandolo, questo qua è un mio video realizzato tra l'altro con un avatar, quindi in realtà non sono io che parlo, e poi sono andato ad applicargli di parlare in francese, guardate. Salut, je suis Massimo. Un entrepreneur, c'est un musicien. Vidéo de test pour tester ma fonctionnalité d'entité numérique. Bonjour, je suis l'avatar numérique de Massimo. Vedete? È il mio Un avatar. entrepreneur digital, c'est un. Vidéo de test pour tester ma fonctionnalité d'entité È numérique. incredibile quello che Bonjour, je fa. suis l'avatar numérique. Incredibile, quindi ovviamente anche creare l'avatar è molto semplice, basta andare su video avatar, create new, poi ovviamente ci sono i piani a pagamento, andateveli a vedere, lì dipende voi che particolari esigenze avete, però secondo me è un tool molto semplice e funzionale. Un altro tool che vi consiglio assolutamente di provare è MusicFi. Allora, MusicFi è un portale che permette di generare musica con la vostra voce anche, quindi tra le varie cose. Per esempio, eh, questo è MusicFi, si può andare a Create, Upload, Record Audio, vediamo un po'. Allora, consenti. Ok, vediamo un po'. Ok, adesso ho provato a fare un pezzo a voce di Voodoo Child di Jimi Hendrix. Non mi ricordo se è qui che riesco a fargli fare. eh, allora, gli diciamo advanced setting, generate, select an artist. Ah, giusto, select a voice, si può selezionare un cantante, quindi fargli cantare qualcosa con la voce, ma c'è anche la instrumental, eccolo qua, electric guitar, ok? Generate, lui adesso processa il mio file audio, e poi possiamo fare anche multitraccia, no? Quindi scaricare più tracce audio e generare della musica. Poi che possiamo andare, adesso sto facendo l'esempio con diciamo l'utilizzo di diciamo della campionatura di uno strumento musicale, in questo caso la chitarra elettrica, ma sarebbe anche possibile andare a fare utilizzare voci di altri cantanti, no? Oh, guarda, l'ha fatto, eccolo qua, vediamo un po' cosa si sente. No, è pazzesco, sta cosa è pazzesca. Ad esempio, adesso facciamo un altro test. Upload more audio. Ok. Vediamo un po', eh. Possiamo registrare un audio tipo
Hey you, what are you doing now? Hey you. Ok. Switch voice, andiamo a prendere una voce esistente. Vediamo un po'. Beh, Eminem. No, questa è la chitarra, devo dire... Oh no, ho sbagliato. Ho sbagliato. Switch voice. Eminem. Ok. Generate. Ora sta andando. Ci metto un attimino. In teoria dovrebbe esserci il mio file con... Eccolo qua, recording. Ovviamente ho fatto entrambe le tracce, andiamo su questa. Hey you, what are you doing now? Con la voce di Eminem, pazzesco. Ok, e abbiamo visto anche questo bellissimo tool. Sì, fermati, ok, fantastico. E adesso andiamo a vederne un altro. Allora, vediamo un attimino che l'ho preparato già qui. Ah sì, fantastico. Allora, adesso andiamo a vedere uno carino per poter creare delle GIF andando a cambiare il volto, per esempio. Facciamo un esempio. Allora, intanto il portale in questione si chiama missgif.app, che è questa qui. Ok, missgif.app. Comunque vi lascio poi tutti i link in descrizione nei commenti e andiamo a fare un test. Allora, vediamo un pochino. Andiamo a cercarne uno carino che ci possa piacere. Beh, potremmo anche utilizzare... Dai, usiamo la Barbie, dai. Bisogna caricargli la picture. Andiamo a caricarci la nostra influencer. Let's face swap. Ah già, crea un account. Google. Ok, dietro, ho sbagliato. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Ok, così. Benissimo. Continua. Almeno siamo collegati. Benissimo. Let's face swap. Ok, ci siamo. Adesso vedrete che genererà la GIF con la faccia. Potete farlo anche con una vostra foto, no? Per esempio. Quindi è una cosa molto carina. Pensate, questa adesso l'intelligenza artificiale analizza la foto, trova il volto, lo va a rimpiazzare qua sopra. Cioè, c'è un lavoro. Eccola qua, guardate. Avete visto? Ha cambiato la faccia. Ovviamente poi si può fare download e poi ti apre la GIF, fai salva immagine, tasto destro, salva immagine con nome, te la vai a salvare, mettiamo GIF influencer e me la vado a salvare nella mia cartella di download. Ok? Questa è una cosa molto carina che spesso uno si chiede come fare, come non fare, quali applicazioni andare a utilizzare, invece così in maniera molto molto semplice. Poi vi consiglio, allora, poi vi consiglio anche un altro tool che è Clip Drop, che adesso vi porto a vedere, che è questo tool qui, ok? Qua basta andare a fare questo, andiamo a prendere la nostra influencer, ok? Benissimo, lui ha già identificato l'area della faccia, gli andiamo a rimpiazzare, vediamo un po' se c'è un'altra foto. Allora, vediamo un po'. Vabbè, ci vado a mettere una mia foto, dai. Vediamo un po'. Ne prendo una a caso di una mia copertina di YouTube. In teoria dovrebbe rimpiazzare la mia faccia. Oh, ma mi vede così vecchio, mi vede. Ma dai, ma Cribio. Allora, no, 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 no. Cambiamola un attimo, eh. Aspetta un attimo. Mm. Allora, andiamo a prenderne un'altra. Sempre più vecchio. Andiamo a prendere questa. Vabbè. Allora. Ok, non c'è speranza con le mie foto, vabbè, questo è quello che sta realizzando.
Comunque sapete che potete rimpiazzare la faccia su un qualunque corpo. Poi, già che sono qua, ovviamente non possiamo che non parlare di ChatGPT, un prompt di comandi dove potete generare tutto quello che volete, scrivere libri, farvi dare dei copioni, farvi fare delle traduzioni, chiedere informazioni di qualunque tipologia di argomento, lui ti saprà rispondere. E questo è molto utile. Poi c'è anche la versione a pagamento con GPT-4, la creazione di GPT e la creazione anche di immagini, in più riceve anche in input i file da analizzare, che è molto comodo, che prima o poi proverò e ve lo mostrerò. E poi, ovviamente, tornando al discorso, non possiamo non menzionare l'app Focus, per la quale ho fatto un sacco di tutorial, quindi questa Focus permette di utilizzare un input, io consiglio di scriverlo in inglese, quindi fatevi aiutare da chat GPT, ditegli che cosa volete creare e per esempio, no? Facciamo un esempio, adesso copio questo testo e gli dico, anzi andiamo a prendere, traduci in inglese, ok, la mettiamo così, meno C. Lo traduci in inglese, una bellissima donna, a corpo intero, giapponese, tatuaggi, capelli blu e occhi azzurri, in costume da bagno, bikini, eh, in spiaggia a Los Angeles, anzi a Miami Beach, ehm, in una bellissima giornata estiva in spiaggia con altre amiche che prende il sole, boh, vediamo, prende il sole e si diverte. Qua veramente, secondo me mi manda a quel paese stavolta, perché quando gli dai tutti questi input così, comunque, metto l'input, gli dico però usa il face swap, questo, magari andiamo a rimpiazzare, no, chiudi, diamogli un altro input, gli diamo l'ultima che ho creato che è questa, quindi manteniamo il face swap, dategli possibilmente un 7 quarti e quality, ok? Se adesso andiamo a dire generate, lui partirà a crearmi la mia immagine. Potete farlo anche con delle vostre foto se volete andarvi ad ambientare qualche posto particolare. Lo potete fare. Questa cosa va fatta con la giusta responsabilità, ovviamente. No? Guardate, sta già iniziando la generazione. Vediamo un po' che cosa mi crea. Ovviamente prima crea e poi utilizzerà la tecnica del face swap per sostituirla, vedete sta già sostituendo. Eccolo lì. Spettacolare. Vedrete che adesso poi sembrerà una foto vera a tutti gli effetti. Bisogna dargli solo il tempo di generarla. Bello anche questo discorso che magari lo fa di schiena piuttosto che... Vediamo un po' cosa mostra. Ovviamente io ho messo quality, si può anche fare speed per ottenere poi un risultato più veloce. Consiglio di mantenere quality per avere dei migliori risultati a livello grafico, ovviamente, no? Ovviamente, ecco qua, la sta generando, oh, spettacolare, eccola qui, guardate qua ne sta generando un'altra, magari la scarico questa, e nel frattempo me ne torno qui, guardate, l'ho scaricata, me la carico nel programma runwayml.com e così, poi gli diamo autodetectare a no, mi vado a selezionare la figura che voglio animare, ok, ok, la coloriamo tutta, tanto ci vuole abbastanza poco, poi io non è che sono dalle abilità incredibili nell'utilizzo del mouse, però ok,
Diamo anche qua il contorno giusto. Ok, a questo punto gli diamo un generate. Lui me la mette in coda qui 2 minuti approssimativamente. Sto usando una versione gratuita, quindi devo aspettare le giuste tempistiche. Intanto che la procedura lavora, riassumiamo un attimino. Abbiamo visto dei portali di intelligenza artificiale e non ho speso un euro per generare tutti i contenuti che ho creato in questo video, e sono tutti tool che reputo utilissimi, che magari non conoscevate. Adesso avete un'ispirazione in più per generare dei contenuti in maniera molto fruibile e facile. Quindi, giusto perché penso di esservi stato d'aiuto, se mi volete supportare iscrivetevi al canale, mettete un bel like al video, commentate, così mi aiutate a salire con l'algoritmo di YouTube, quindi YouTube mi paga un pochino di più per questi video e posso quindi dedicarmi sempre di più a questo canale, portandovi sempre più contenuti gratuiti per insegnarvi a utilizzare l'intelligenza artificiale, la tecnologia, a fare business online, perché parliamoci chiaro, tutte queste tecnologie che vi ho fatto vedere possono essere utilizzate per guadagnare soldi online. Perché? Io personalmente ci lavoro con queste cose, quindi genero contenuti, poi io vabbè ho degli account anche a pagamento con questi portali, e genero contenuti tutti i giorni per aziende piccole, medie e grandi, per permettere di ottenere dei risultati in breve tempo e degli ottimi risultati. Soprattutto ormai in questo periodo è molto ricercata la figura di chi sa usare l'intelligenza artificiale, perché tutte le aziende ormai devono creare contenuti per ampliare il loro personal brand, ampliare la loro brand identity, per diventare più presenti sul web, per creare contenuti sui social, per creare contenuti pubblicitari di marketing. Insomma, tutte queste cose sono indispensabili e le aziende stanno cercando, quindi sia che voi vogliate fare gli imprenditori, sia che voi vogliate fare magari lavorare presso qualche azienda anche come freelance o da remoto, queste tecnologie vi permettono di avere una marcia in più rispetto a tante altre persone che magari non sono pratiche nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Quindi portatevi avanti, anzi dovreste già essere capaci. Quindi avete visto questi portali, io vi ho fatto vedere come creare, poi vi ho fatto vedere anche i geni, vi permette di creare un avatar. Andate a vedere sul mio canale, c'è un video dove creo il mio avatar, ok? Dove faccio vedere proprio tutto il tutorial come l'ho creato. È una cosa pazzesca, cioè, capite? In più potete anche, mettiamo caso che volete fare soldi con YouTube, potete anche andare a creare video multilingue, vi fate l'account a pagamento su EGEN e vi fate i vostri video, li traducete in N lingue. Poi non avete il tempo di girare video, vi create l'avatar, create lo script del contenuto che volete parlare e lo fate parlare in più lingue, poi create più canali YouTube in più lingue. Nel frattempo ha finito la generazione. Allora, andiamo a vedere. Eccoci qua. Ha finito la generazione, eccolo lì. Mettiamo la finestra grande, ok. Vediamo cosa ha combinato, perché non so se vi ho dato gli input qui corretti. Cioè, no, ma rendiamoci conto che ha fatto anche, allora, ha animato anche le persone dietro, se vedete, e ha creato anche le onde del mare, tutto in automatico. Poi si può dare, vedete, il noise, piuttosto che dare il proximity, dare magari un affare del genere, dare magari un affare del genere, e noi gli diamo un altro generate. Così, intanto andiamo a testare ancora questa opzione qua, così vedete la differenza nell'impostare questi parametri, però rendiamoci conto che ha creato un'animazione. Cioè, ha animato pure il mare. Ma ci rendiamo conto? Cioè, è pazzesco. E nulla vieta che questa ragazza la possiamo andare anche a farle fare e a farla parlare. Ok? Quindi possiamo andare a creare un avatar e quindi creare proprio una personalità che può essere utile da gestire per determinate cose. Magari per spingere il vostro brand. Guardate, qua ne ha creata un'altra
con i capelli un po' più lunghi, e che perché no, ce la salviamo, che non guasta, e andiamo anche qui sempre su, adesso lui qua sta generando quella nuova, qua la rimuovo, ne carico un'altra, carico questa, ok? Adesso non so questo ambient noise, vediamo un po', se io faccio così, 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 così. Vediamo un po' cosa succede a generarla in questa maniera, giusto per darvi delle idee. Ci mette un pochino, ovviamente, 57 secondi al left, va bene, uno lo sta generando, dai, aspettiamo ancora un attimo, così abbiamo fatto in questo bel video abbastanza lungo, insomma, abbiamo creato un bel po' di cose. Questa volta avete visto, non ho selezionato l'area. Sapete perché? Voglio vedere l'effetto del non selezionare l'area, che cosa mi va a provocare. Cioè, è talmente intelligente che sa distinguere i vari oggetti, le varie figure, e quindi le anima in maniera indipendente. Vediamo fino a che punto, secondo me, qualcosa realizza. Sicuramente è meglio andare a selezionare l'area che si vuole animare per ottenere un miglior risultato più accurato, però ovviamente non è che possiamo pretendere chissà cosa. Ecco, vi ricordo un'altra cosa, già che siamo qua. Ok, andiamo qui. Vi ricordo che ho un sito web dove ci sono in vendita alcuni miei videocorsi, tra cui anche la Massimo Pellegrino Academy, con 3 pacchetti di corsi in questo momento a 348,50 euro, dove in questi, tra l'altro pagabili anche a rate con PayPal, più altri pacchetti che potete trovare, in cui forniamo anche altri servizi col mio team. Il corso da 348,50 euro include il corso KD Pro per imparare a scrivere libri con l'intelligenza artificiale, fare le copertine con l'intelligenza artificiale e scrivere proprio tutto il libro con l'intelligenza artificiale, quindi libretti da 100 pagine, 200 pagine, comunque li chiamo libri low content, e da vendere su Amazon. In più vi insegniamo anche a fare, qua c'è l'elenco delle lezioni, anche a creare una campagna pubblicitaria. Se già siete capaci a vendere libri su Amazon, nulla vieta che possiate acquistare solo il corso KDP Ads Pro, dove ti insegniamo, che è la lezione numero 20 appunto del corso, dove ti insegniamo a creare campagne pubblicitarie con la sezione marketing dell'Amazon Kindle Direct Publishing. Okay? In più il pacchetto include il corso Tube Cash, per chi parte da zero e vuole aprire un canale YouTube in una maniera corretta. Qua c'è spiegato tutto quanto in 20 lezioni. Infine, il pacchetto, appunto il bundle Massimo Pellegrino Academy, ho deciso di includere anche il corso Money Web, che è un corso dove ti insegno a creare da zero un sito web, cioè tu parti da zero, non sai nulla, impari a creare un sito web con WordPress, un blog, un e-commerce, e a scrivere articoli in ottica SEO, quindi la Search Engine Optimization, quindi scritti in maniera ottimizzata per i motori di ricerca, utilizzando dei tool gratuiti inclusi in WordPress, e ti insegniamo anche a utilizzare programmi di affiliazione e vendere in affiliazione, inserire il pagamento con PayPal, configurare la tua newsletter, quindi gli articoli del blog che si indicizzino bene, configurare i tuoi social network, come caricare il tuo primo prodotto e-commerce, come vendere appunto prodotti fisici, digitali in abbonamento e in affiliazione, un discorso un po' fiscale per quanto riguarda la partita IVA e quello che devi sapere per vendere con un e-commerce, tutto quello che riguarda come creare e gestire un tuo programma di affiliato per le vendite online con WooCommerce, che è il plugin di e-commerce che uso in questo corso. Poi perché dovresti avere anche un canale YouTube di supporto, e perché dovresti anche vendere dei libri su Amazon, e alcune considerazioni finali. Insomma, tutto questo lo puoi comprare a 348,50 euro. Se invece sei solo interessato a uno dei 3 corsi, puoi tranquillamente acquistarli singolarmente, ok? Solo che alla fine, capisci, il Money Web costa 299 euro, con 348,50 euro, perché è scontato del 50%, ti porti a casa tutti e 3 i corsi. In più, se non sei pratico, non hai tempo, ti possiamo generare un e-commerce in affiliate marketing, quindi perché noi diamo la possibilità di diventare il nostro affiliato, basta fare clic qui e basta fare la richiesta. Quando avremo analizzato la richiesta del mio team,
Se verrà accettata, potrai vendere i nostri prodotti in affiliazione tramite la piattaforma Gumroad. Avrai dei link a te dedicati e potrai vendere i nostri prodotti digitali, i nostri libri, i videocorsi, insomma, ce n'è veramente di tutti i tipi. Ovviamente qua vedrai prezzi un po' più bassi perché su Gumroad poi in fase di checkout viene aggiunto il 22% di IVA. Quindi il 10% che viene riconosciuto come commissione di affiliazione per ogni vendita è sull'importo al netto di IVA e al netto del 10% della commissione di Gumroad, ok? Però vedi qua ci sono tutti i corsi e prodotti digitali che andiamo a vendere, per esempio questo qui è il corso appunto da 348,50 €. Tieni presente che ogni volta che ne vendi uno, ti faccio anche i conti come si suol dire della serva, 285,66, ci andiamo a togliere il 10% della piattaforma, ok, diviso 100 per 10, ok, ti fai 25 euro per ogni corso che vendi. Metti che ne vendi 2 al giorno, ti fai 50 euro al giorno, che per 30 sono 1500 euro, voglio dire, mica male. Quindi andiamo a vedere intanto che aspettiamo. Ah, uno è stato bloccato dal loro policy content, ok. Andiamo a vedere questo, invece cosa ha generato. Oh, la gente dietro che si muove. Beh, il risultato non è male. Guarda, guarda, guarda. No, è pazzesco, pazzesco. C'è anche il mare, le onde, l'ombra del sole. Avete visto? Quindi, insomma, poi si può andare a fare dei risultati molto migliori. Adesso abbiamo fatto solo dei test. Quindi, abbiamo fatto questo super mega video con dei tool di intelligenza artificiale pazzeschi, so che a voi interessavano, vi invito anche ad andare a vedere il video dove creo la mia linea di abbigliamento con un mio brand e applico i miei indumenti alla mia fake influencer, quindi vado a vestire la mia questa ragazza che non esiste con degli abiti creati con un mio brand ed è una cosa fattibile ormai, si può fare con l'intelligenza artificiale. Ho fatto dei video, andateli a vedere, li trovate qua sul canale. Iscrivetevi, mi raccomando, al canale, attivate la campanellina per notifiche, mettete un bel like al video, scrivetemi nei commenti per qualunque dubbio e noi ci vediamo presto alla prossima puntata. Ciao!